Salve a tutti, io sono Arnameister. Nell'ultimo video vi ho fatto vedere come pitturare la Death Guard nel suo schema di colori color rosso. Oggi andrò ad applicare quelle stesse tecniche mostrate nel video precedente su un modello un po' più grande, il Blightowler della Death Guard. Come per i Plague Marine parto da una base di Wraithbone Spray. Il Blightowler, pur essendo un veicolo, più o meno, ha molte parti organiche, le quali ricevono una base di Bugman's Glow. Per chi non lo sapesse, questo è un costrutto demoniaco, ovvero un misto tra un veicolo e un essere demoniaco, quindi con parti organiche. Questo spiega appunto le parti in pelle o carne. Come già detto nel video precedente, il colore chiave per questo schema è il Seraphim Sepia, una lavatura possiamo dire tra il giallo e il marrone. È molto pratica perché va applicata sia sullo scafo che sulla pelle, quindi un'unica lavatura per la maggior parte della superficie del modello. Dopodiché, per far tornare fuori quel color rosso a cui miro, do del Wraithbone a secco. Questo non sarà l'ultimo video che farò sulla Death Guard, quindi se siete interessati iscrivetevi per non perdere aggiornamenti. Faccio molto velocemente le parti ossee e grigie, semplicemente applicandoci del Nuln Oil. Per schiarire il tono della pelle do del Cadian Fleshtone a secco. Dopodiché do del Carabur Crimson su alcune parti mirate in modo da rendere la carne più organica e mostruosa. Questo è il mio passaggio preferito, vedi proprio come la pelle prende vita e carattere. Ora inizio con le parti metalliche. Do del Lead Belcher sulle parti che voglio avere di metallo così argentato e del Balthazar Gold per il rame. Ho deciso poi di fare anche un dettaglio in oro con del Retributor Armor. Faccio velocemente i tubi con dell'Abaddon Black o Chaos Black, non mi ricordo qual è quello nuovo. E finalmente posso passare la lavatura sulle parti metalliche. Utilizzo dell'Agrax Earthshade perché ha un tono un po' più sporco e arrugginito. Quando dai la lavatura sul metallo di un modello è il momento in cui il modello prende vita. È sempre una gran soddisfazione dopo ore e ore di lavoro. A questo punto ho deciso di montare già il modello sulla basetta, in questo modo sarà più facile maneggiarlo e girarlo senza il rischio magari di andare a rovinare dei dettagli appena fatti. Se vi interessa come fare questo tipo di basette ho fatto un video tutorial a riguardo, vi metto il link in descrizione o qui di fianco al video. Faccio la lente viola come gli occhi dei miei Plague Marine. Inizio dando una base di viola scuro. Poi faccio con del lilla chiaro un piccolo semicerchio nella parte in alto a sinistra della lente. Dopodiché mischio lo stesso lilla con un po' di bianco per ottenere una sfumatura più chiara e con questa vado a fare un altro semicerchio ancora più piccolo all'interno di quello precedente. In questo modo simolo un po' il riflesso della luce sulla lente. Dopodiché do del medium lucido per rendere l'effetto ancora più realistico. Non so esattamente che arma sia quella che porta questo modello, ma mi sembra molto simile a un multitermico, quindi ho deciso di fare un effetto di metallo bruciato intorno alla bocca dell'arma. Probabilmente dovrei fare un video specifico riguardo questa tecnica perché è molto interessante. Comunque, spiegata brevemente, c'è bisogno di 3 lavature, una blu, una viola e il Seraphim Sepia. Io la lavatura viola non ce l'ho, quindi me la sono fatta mischiando una goccina di viola e del Nuln Oil. Si parte con la lavatura blu vicino alla bocca di fuoco. Dopodiché si dà la lavatura viola
facendo attenzione che si mischi un po' con quella blu, e la stessa cosa si ripete col Seraphim Sepia. Se le 3 lavature sono abbastanza sfumate tra di loro, l'effetto finale sarà assicurato. Un po' di ossido qua e là sul metallo con il Nihilakh Oxide, e infine il mio colore preferito, il Bloodfort Blood God. Immagino questo costrutto demoniaco che avanza divorando tutto quello che incontra. Questo è quello che voglio raccontare con questo modello. E questo è il modello finito. Sempre con la stessa tecnica ho fatto un Fated Bloodthrone, è praticamente lo stesso modello solo in versione volante. Devo ammettere che dipingere questi modelli è stato abbastanza stancante, sono davvero pieni di particolari e ho passato un sacco di tempo solo a cercare di capire che cosa fare di quale colore. Comunque devo dire che sono molto soddisfatto del risultato, quindi alla fine sono contento. Se volete vedere questo schema di colori applicato delle armature potenziate, vi rimando al video che ho fatto sui Plague Marine. Spero che il video vi sia piaciuto, io come sempre vi invito ad iscrivervi per non perdere aggiornamenti, commentare, lasciare un like e magari condividere il video a un amico. Da me è tutto, io vi lascio allo showtime! Virus.